The roots of psychiatry have to do with control, power, and alienation from certain groups of people who were uncomfortable to be around. They were locked up in these places to get them out of the way. The history of psychiatry, I think, really is related to institutions. L'ospedale reale di Bethlehem, a Londra, è stato uno dei primi istituti psichiatrici. Comunemente noto come Bedlam, l'ospedale era poco più di un magazzino per coloro che erano considerati matti. I pazienti erano confinati in gabbie, armadi e stalle di animali, incatenati alle pareti e venivano flagellati, mentre l'istituto faceva pagare l'accesso al pubblico per mostrarglieli. Nel XVIII secolo William Betty fu il primo ad affermare che i suoi istituti potessero curare i malati mentali. I manicomi di Betty lo resero uno degli uomini più ricchi d'Inghilterra, sebbene i suoi trattamenti fossero tanto disumani quanto quelli praticati a Bedlam e senza aver mai curato neanche un singolo paziente. Il suo successo finanziario diede l'avvio ad un boom degli istituti e diede l'opportunità agli psichiatri di realizzare un profitto da questa attività in espansione. This was an era where, on both sides of the Atlantic, specialized institutions for the mentally ill are beginning to be built in large numbers. Those institutions date back certainly to the beginning of the 18th century, and in a few cases even earlier than that. But the explosive growth of an asylum sector, of asylumdom, as some historians have called it, is very much a 19th century phenomenon. It's that period when the state is persuaded to invest tax dollars in building these places. Ma mentre quelli che dirigevano gli istituti si arricchivano, agli psichiatri mancava ancora la credibilità per massimizzare i propri guadagni. In order to justify their profession, they needed to come up with these biological solutions, or they didn't have any profession. The only way for them to solve that was to attempt to start believing that these people that were suffering from emotional disorders was from a biological basis. Whatever was done to make this person more manageable would be simply called a treatment. And the sad reality is that many of these so-called treatments were in essence torture. The near-drowning devices that were developed in this period, for example, must have been appallingly frightening. For example, one device involved putting the patient into a coffin, closing the lid and dumping it into a bath of water, and then opening it up and trying to revive the patient. There were a range of these things, and the mortality rate was very, very high. Gli psichiatri hanno poi cercato di dare credito alle loro pratiche mascherandole dietro il linguaggio della medicina. Questa riformulazione del trattamento divenne nota come il modello medico. Somebody who's really hyper and manic, if you're wrapped up in a cold sheet and dunked into some water, you're going to quit acting manic because that's a punishing treatment. So, but as soon as the symptoms started to go away, they started to believe that somehow by wrapping them up and dunking them in cold water, it was draining the toxics out of their body. So they built the medical model around that. Spingendo la teoria biologica della malattia mentale un passo avanti, un americano, Benjamin Rush, propose l'idea che la pazzia era causata da un eccesso di sangue nella testa. La cura? Rimuovere il sangue tramite qualunque mezzo possibile. Costrizione, acqua fredda, salasso e perfino il terrore. E con ciò un nuovo modello medico fu creato. Benjamin Rush was probably the most famous American physician of the Revolutionary era. Rush was known as the master bleeder. He bled his patients for madness. He also invented something called the tranquilizer. It's a chair that looks a little bit like an electric chair. The patient was confined in this apparatus, sometimes with cold water applied to his or her head, for some hours at a time, and Rush announces in a letter that he's invented this new contraption and dubbed it the tranquilizer. Le procedure di Rush, spesso letali, erano descritte nel suo libro di testo del 1812, che fu la fonte autorevole per la psichiatria per i successivi 70 anni. Venne venerato così tanto che nel 1965 Rush venne immortalato come padre della psichiatria americana sullo stemma dell'Associazione Psichiatrica Americana.
Mentre il XIX secolo passava, i fallimenti sempre più numerosi della psichiatria nella cura della pazzia minacciavano le loro basi finanziarie, forzandoli ad inventare nuovi modelli medici. The cures promised were not delivered. So by the 1860s and 70s, a growing mood of pessimism was covering Europe and North America, that effectively the new institutions were ever growing in size but not growing in their effectiveness. Il XX secolo portò nuovi modelli medici. Lo psichiatra americano Henry Cotton mutilava i suoi pazienti rimuovendo parti del loro corpo e dichiarando che quello era un passo avanti nel trattamento della malattia mentale. The earliest target was the teeth and then the tonsils and the sinuses, but when patients didn't get better, the enthusiasts for this treatment then started to move down the body and to say, well, obviously patients have swallowed bacteria in their saliva, so stomachs need to go, spleens need to go, colons need to go. Quando la protesta del pubblico contro la tortura e la mutilazione dei pazienti aumentò, gli psichiatri inventarono nuovi metodi, acclamando ciascuno di essi come cura miracolosa. Però ognuno di essi alla fine dimostrò di non essere più efficace né meno brutale del precedente. This is a history of psychiatry, more or less, to damage the patient. I mean, this is a version of the original model, which was to chain them like animals. If you're doing it to somebody because you insist that they have to change, and you're going to do that by turning the screws, you might say, whether it's with medication, restraint, whatever, that's torture. And a huge part of what psychiatry has done really comes down to torture. Mentre il XX secolo procedeva, la psichiatria continuava una ricerca di legittimità, trasformandosi in una disciplina medica. Ma ebbe successo solo nella creazione di metodi più efficienti per infliggere torture mentali e fisiche e la morte, un'eredità che è stata portata avanti nella moderna psichiatria con il suo modello medico di maggior successo fino ad ora: sottoporre in massa milioni di persone all'uso di droghe. Ma per fare ciò, gli psichiatri hanno prima dovuto distruggere una delle cose in cui l'uomo credeva di più. Hanno affermato che le persone non erano ciò che credevano di essere.